Quindi sì, dateci i soldi per fare il podcast etico di True Crime. Se hai la velleità di capire il contemporaneo, anche per criticarlo, TikTok te lo devi sugare. Dal momento in cui io prendo atto della presenza di una community, io non ho l'ipocrisia di far finta che non ci siano. Ci sono quelle persone, mi scrivono, ci parlo, le conosco, le incontro, quando faccio i live ci sono. Così ho deciso di fare una seconda stagione che potesse dare anche degli spunti di riflessione più ampi, anche più politici. C'è molta politica nella seconda stagione di Nuda e Cruda. È un motorino che sta passando da te o da me? E da me ci sono dei lavori, ma facciamo una cosa. Super Super bonus. bonus. Sono contentissimo di avere come ospite oggi Giada Arena. Grazie Giada per essere qui. Grazie a te, sono contentissima io di essere qui in collegamento dal mio comodo divano e non dover fare nessuno sforzo per intervenire in questo bel podcast. Dunque, non è facile presentarti perché hai fatto tante cose, anche cose diverse. Io ti ho conosciuto come podcaster indipendente, grazie a Nuda e Cruda. Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero. Però la verità è che tu hai iniziato questo podcast anche un po' per scappare, per fuggire, per ricostruire una tua identità su internet. C'è sempre questo mostro di internet che chissà cosa dice di noi, cosa propone di noi, e tu hai voluto anche un po' lavorare su... Hackerarlo. Hackerarlo, esatto. Quindi iniziamo proprio da questo, poi magari andiamo a ritroso, eccetera. Nuda e Cruda, un podcast sincero. Sì, allora, vabbè, innanzitutto ciao a te che stai ascoltando, chiunque tu sia, grazie per esserti accollato a questa puntata che spero non duri 14 ore perché insomma sono logorroica, non riesco neanche a dire la parola logorroica. Allora, Nuda e Cruda è pizzecore per quanto mi riguarda perché... è veramente la cosa più spontanea, do it yourself che abbia mai fatto e in cui banalmente mi riconosco di più. Perché cioè, secondo me bisogna partire un po' più da lontano. Come accennavi tu, insomma, io di mestiere faccio un po' di cose che hanno a che fare essenzialmente con internet e con lo storytelling, mettiamola così, proprio per fare una planata sopra il mio profilo LinkedIn. Però sentivo il bisogno di avere uno spazio in cui potessi essere molto banalmente me stessa, che so che suona banalissimo, però veramente sfido chiunque a dire che l'internet di oggi è uno spazio safe per essere veramente noi stessi senza pensare ai follower, al personal branding, alle persone si aspettano che io dica questo, oh mio Dio, l'attivismo performativo, insomma tutta quella roba lì è un qualcosa che toglie spontaneità alle cose. E io sono molto affezionata alla spontaneità perché sono molto legata appunto al mondo del do it yourself, delle autoproduzioni che sebbene diciamo in un mondo come quello che frequento io, che è quello diciamo dei creativi digitali milanesi, possa essere percepito come una cosa un po' da sfigati. Per me invece è veramente il mio paese dei balocchi, perché l'autoproduzione, il farsi le cose da sole è un motorino che sta passando da te o da me? E da me ci sono dei lavori, ma facciamo una cosa. Super bonus. Super bonus, ma allora facciamo una roba. Posso fare post-produzione su questo, ma allora la parte che abbiamo appena fatto la registriamo. La stoppo un attimo e poi metto il noise cancelling. Ok. Cosa dici? Se può fare? Dai, sì, mi devo ricordare dove sono arrivato. Do it yourself, ok, da Sì, sfigati, sì, ok. ma poi facciamo tornare tutto. E chi si ricorda? Allora, che stavo dicendo? Il mondo del do it yourself. Ah, ok, sì, giusto. Allora, perché l'autoproduzione non è soltanto uno spazio creativo, libero, anche di sperimentazione, di apprendimento. Cioè, io ho imparato un sacco di cose Mhm. facendo Nuda e Cruda, ma è soprattutto, secondo me, in modo anche un po' velleitario, uno statement politico. Cioè, io scelgo
di non avere una casa di produzione, di non affidarmi, non lo so, a brandizzazioni esterne, perché quella roba lì già la faccio di lavoro. Quindi Nuda e Cruda è proprio il catino su cui vomito tutte le cose che mi passano per la testa in libertà, cioè almeno così è stato finora per le prime 2 stagioni, con l'aiuto dei miei amici, perché diciamo che la grande missione di Nuda e Cruda, nata in modo completamente casuale, che non doveva diventare un podcast vero, ma soltanto un modo per passare il lockdown, era cercare di immortalare quella magia che si crea quando scambi delle idee, delle osservazioni con delle persone che hanno delle visioni che trovo piuttosto preziose e originali, e accidentalmente sono anche miei amici. Tutti gli ospiti di Nuda e Cruda sono miei amici, e per questo Nuda e Cruda suona così, perché quelli sono i discorsi che noi facciamo alle cene, agli aperitivi o quando siamo sbronzi, e sono registrate, impacchettate e condivise con il mondo. E quindi viva le autoproduzioni, viva il do it yourself e viva anche tutto quello che rappresenta. C'è già molto di cui parlare. Allora, un primo aspetto è che il tuo podcast è su 2 stagioni. La prima è molto personale, molto su di te, sulla tua vita. La seconda allarghi ancora di più alle tue conoscenze e poi anche ai temi della contemporaneità, perché è vero, cioè, non si dà vita ormai senza internet, senza i social, quindi c'è questa tematica politica anche in chiave della contemporaneità dell'internet, giusto? Quindi poi anche il tuo lavoro, no, è quello di rapportarti ai linguaggi e a ciò che funziona sui social o meno, e quindi ti occupi molto di questi argomenti, quindi anche della fama su internet, del successo su internet, dei profili, perché poi succede questo. Ne abbiamo parlato con quello Brando in una intervista precedente, tu ne hai parlato con Armeni. Adesso viviamo nel flusso Mhm. della performance, cioè c'è molto personalismo, siamo in costante performance attraverso i nostri contenuti, però si perde la bellezza della performance in un momento, nel gesto e anche nel rischio di giocarsi tutto, cioè ad esempio ho un passato barra presente da pianista, cioè giocarsi tutto nello stage, in quel momento, nell'esecuzione. Invece con la post-produzione, con l'editing, con il contenuto breve da postare quotidianamente, abbiamo i riflettori sempre puntati su di noi, ma si perde quel brivido del live. Quindi sì, nel tuo podcast si tratta della tua vita, ma si tratta poi della tua vita nel mondo di oggi. Sì, innanzitutto grazie per averlo ascoltato con tanta attenzione, perché è vero tutto quello che dici, cioè nel senso il ragionamento proprio anche creativo di approccio che c'è stato dietro. Cioè io ho fatto la prima stagione, come accennavo prima, spinta da proprio un'urgenza espressiva, mista alla noia da lockdown, mista a una emergenza di salute mentale che stavo vivendo in quel momento, in cui banalmente avevo bisogno di fare qualcosa che mi facesse sentire bene, al sicuro, ed è nato appunto la prima stagione di Nuda e Cruda che insomma è fatta all'incirca così. Non volevo diventare famosa, non mi interessava, volevo soltanto registrare queste conversazioni interessanti che facevo con i miei amici. E poi invece accidentalmente, complice anche il lockdown, le persone se lo sono ascoltato per davvero, infatti grazie che vi siete accollati questa pratica, e così per la seconda stagione, un po' di tempo dopo, ho fatto un ragionamento che è dal momento in cui l'internet contemporaneo si regge soprattutto sulla narrazione di sé, ma anche portata allo stremo, anche poi insomma in modo grottesco, perché negli ultimi tempi c'è un pullulare tipo di celebrità coi traumi, di podcast in cui si dice tutto per la prima volta, che poi vengono tagliati e messi su TikTok. Cioè veramente per me è una cosa insopportabile, perché non ci credo, non riesco a sospendere l'incredulità come mi ha insegnato Umberto Eco. No, non mi ha insegnato, era già morto, l'ho studiato all'università. E quindi dicevo, cazzo, io ho la fortuna di avere delle persone che mi ascoltano e si fidano di me. E
si devono sucare un'altra stagione di me che mi lamento e piagnucolo pensando che non mi senta nessuno nella mia cameretta. No, dal momento in cui io prendo atto della presenza di una community, io non ho l'ipocrisia di far finta che non ci siano. Ci sono quelle persone, mi scrivono, ci parlo, le conosco, le incontro, quando faccio i live ci sono. E così ho deciso di fare una seconda stagione che potesse dare anche degli spunti di riflessione più ampi, anche più politici. C'è molta politica nella seconda stagione di Nuda e Cruda, perché volevo anche mettermi un po' a servizio di quella che è una mia visione del mondo, cioè penso anche alle puntate un pochino più meno generaliste, Mhm. tipo quelle sul do it yourself che ho fatto con Jonathan Zenti, con l'intervento di Giulia Delio, che è una mia carissima amica, insomma, che si occupa da una vita di autoproduzioni. E, ecco, per esempio, quella puntata lì sono molto legata, ma anche quella con Giulio Armeni, quella della seconda stagione, non della prima, Filosofia coatta, è una puntata sulla carta delirante, impenetrabile, però sia io che lui abbiamo insomma vomitato tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto sull'internet contemporaneo che ci sono molto cari, tant'è che lui poi ha chiamato il suo spettacolo Fuga dall'algoritmo, che era il nome della puntata, perché poi vabbè Giulio è un caro amico, quindi noi abbiamo un filo diretto tipo 7 giorni su 7 per riflettere sul mondo e le cose. Però diciamo che questo è quello che ho voluto fare. Poi è stato divertente anche venire un po' smentita, perché poi magari parlando con gli ascoltatori, proprio con lo zoccolo duro degli ascoltatori di Nuda e Cruda, io chiedo sempre, ma quindi a te ti piace più la prima stagione o la seconda stagione? È un po' un test della personalità. E in realtà la maggior parte delle persone preferisce la prima stagione. Quindi io non capisco se è una questione di voyeurismo, che sono più brava a raccontare i cazzi miei che quelli degli altri, o se ha a che fare anche un po' con diciamo l'approccio narrativo a cui siamo stati abituati ultimamente. Cioè siamo così abituati a sentire le persone che parlano del mondo e delle cose, comunque con un approccio soggettivo in prima persona, che accettiamo più quell'approccio narrativo lì del dibattito, insomma, dello scambio macro, dello scambio quanto più oggettivo possibile sulle cose del mondo. Io non lo so. Non lo so, però diciamo che adesso che ho in cantiere la terza stagione, che ovviamente è proprio un embrione, che più embrione non si può, sto tenendo in considerazione questa cosa qui. E quindi forse una terza stagione piacerà a quelli che hanno preferito la prima. Spoiler. Io sono per il team seconda, sono uno dei pochi. Allora t'attacchi Mi stavolta, mi attacco. dispiace, aspetta la quarta. No, però a questo punto è interessante perché in una delle tue puntate tu dicevi io in adolescenza sono stata molto colpita da l'autobiografismo dell'Ottocento, cioè queste personalità un po' dandy, superumismo, eccetera, che riflettevano molto la propria personalità, la mettevano sulla scena. Poi adesso c'è anche tutta la corrente dell'autofiction, che è assolutamente Esatto, contemporanea, e poi appunto ritorniamo sempre al tema del puntare la videocamera su noi stessi, cioè la vita come opera d'arte, no? E qual è la differenza però? Che nel tuo caso poi c'è anche molta autoironia, cioè perché la chiave poi di molta autofiction sui social e di oggi è la chiave autoironica e ironica, che è un po' una chiave sicuramente per dialogare meglio col pubblico, perché il pubblico gradisce questo modo comunicativo, ma io credo, e lo vediamo con i meme, lo vediamo con tante forme di comunicazione di oggi, è forse l'unico grande modo con cui riusciamo ad affrontare le nostre sofferenze, i nostri drammi. Cosa ne pensi? Come l'affronti tu sì. l'ironia? Beh, per me è una strategia di sopravvivenza, è tutto, io non esisto senza ironia. È questo un po' il discorso che è anche poi problematico, perché io tipo nella vita reale mi rendo conto che uso il linguaggio dell'ironia anche in contesti in cui magari, tipo, sai, riunioni di lavoro, cose che poi spingono insomma a non farmi prendere particolarmente sul serio e poi li rosico, perché poi Mm. su questo io rido e scherzo, anche qui sei la classica persona, io rido e scherzo finché non mi fate arrabbiare, però è vero, cioè letteralmente io, semplicemente io. Però no, in generale l'ironia per me è preziosissima
potentissima. Anche lì ci tengo a fare una distinzione, perché poi adesso nella costruzione di queste identità digitali c'è anche molta pigrizia in questo, cioè a me non piace l'ironia pigra da oddio ma è una gioia, Mm. cioè quella roba lì è proprio una romanticizzazione di un disagio finto che non mi piace, cioè io non dirò mai una gioia perché non è vero, cioè nel senso io sono depressa, faccio una vita nonsense assurda, però io non dirò mai una gioia perché non è vero, cioè io ce l'ho delle gioie e mi piace anche raccontare con ironia quelle, insomma non mi piace neanche questa narrazione vittimistica del perseguitato che funziona poi molto ultimamente, cioè la concedo soltanto tipo a Fantozzi e pochi altri. Però in generale io credo davvero che l'ironia sia un'arma potentissima, sia proprio per me, per sopravvivere, cioè questo è proprio un tema in psicoterapia per me, cioè nel senso io applico un layer di ironia a tutto e quindi le cose gravi diventano meno gravi, le cose sacre diventano meno sacre e le cose ridicole vengono celebrate come meritano. E niente, è questo, cioè in realtà è, insomma un approccio che cerco di avere. Beh, poi anche, forse questo è un punto interessante ora che ci penso, per me l'ironia è un'arma formidabile per creare ponti, che è un po' la mia proprio vocazione umana, professionale, spirituale, nel senso io sento che sia la cosa una delle poche cose che mi riesce bene e su cui insomma, cioè che vorrei portare avanti e che sento proprio come vocazione, il creare ponti tra alto e basso, tra personale e collettivo, tra elite e popolo e l'ironia è un qualcosa che unisce tutti. È molto difficile non unire, non creare varchi, non creare ponti con l'ironia. Questo creare ponti e creare anche relazione tra alto, basso, popolo e elite, per così dire, poi si vede anche nel progetto di Lucy, però magari di questo ne parliamo dopo. Perché poi in realtà questo è uno spirito molto vicino ai collettivi e anche tutto il contesto della sottocultura dell'underground. E io credo che la nostra generazione sia un po' privilegiata da certi punti di vista, perché noi abbiamo ancora, come dire, il sapore del berlusconismo. Cioè, da un lato abbiamo berlusconismo e la cancel culture allo stesso tempo. Abbiamo Michele Cucuzza, Amedeo Goria e Favij, Dario Moccia e TikToker che, va bene, anche io conosco. Cioè, riusciamo a sentire, a vivere direttamente due mondi completamente diversi, quando la generazione precedente alla nostra fatica ovviamente a comprendere Fortnite e i linguaggi dei social, eccetera. Viceversa, la generazione successiva non ha, come dire, le papille gustative per poter capire cos'era quel mondo degli anni 80-90. Quindi noi abbiamo questo doppio binario, poi abbiamo anche il mondo nostro, cioè il mondo appunto dei collettivi, di questo spirito anche il do it yourself, è di fatto uno sviluppo di questa volontà di indipendenza, di costruire qualcosa di nuovo, di anche personale e fuori dai binari. È anche una cosa molto italiana ed europea. Ad esempio in altre culture credo non sia così sentita. Invece in Francia, Spagna, Italia, Centro Europa è ancora molto viva. Io poi, stando a Bologna, la vivo sulla pelle. Cosa ne pensi? E allora, ci sono un sacco di spunti e parto un attimo da quello generazionale, perché ecco, in effetti prima mentre elencavo tutti i ponti che voglio creare mi sono dimenticata quello generazionale, che ovviamente anche qui è un'ambizione un pochino più grande perché poi oggettivamente, nel senso io citando Corinna di Boris, io ho gli anni che ho, quindi poi la grande simulazione per cui sono vicina e approfondisco per esempio i fenomeni della generazione Z ha un limite intrinseco che è quello della mia età. Oddio, che poi comunque no, mi sto descrivendo come una vecchia decrepita, ho 30 anni, sono del 1993, però comunque chiaramente non sono del 2000 o del 2003, quindi per quanto io possa cercare di capire dei fenomeni c'è il limite anagrafico, però lì l'operazione che provo a fare e che io veramente consiglio a tutti
di fare è banalmente mi prendo mia cugina di 17 anni e le faccio tantissime domande e siamo lì e parliamo di TikTok e ci scambiamo gli sticker su WhatsApp e, mm, e cerco di capire questa generazione Z che mi piace tantissimo, ci tengo a dirla, io adoro la generazione Z, è una generazione che mi piace tantissimo, a differenza di noi poveri millennial sciagurati che appunto a differenza loro soffriamo ancora sta coda lunga del berlusconismo che citavi prima, che secondo me veramente sarebbe proprio sbagliato sottovalutare, perché come racconto in una puntata del mio podcast, non è cruda, se non ero la seconda stagione, messaggio promozionale, è un qualcosa, il berlusconismo, che ha proprio un fantasma che ha popolato i nostri sogni di bambini, perché insomma eravamo tutto il giorno davanti alla televisione, il panorama proprio mediale in cui siamo stati immersi e sotto certi aspetti siamo immersi tuttora, perché per esempio ora si fa un gran parlare della nuova Mediaset di Pier Silvio Berlusconi, che per carità sì, ha tolto Barbara D'Urso, ha messo Mirta Merlino, però se vi fate un giro davanti, penso non lo so, cito il Grande Fratello VIP, io sfido chiunque a dire che il berlusconismo è finito. A onor del vero, però, insomma, che si sappia che non dico questo anche con snobismo, cioè non dico questa cosa qui con snobismo, cioè io per dire questa cosa, io me lo guardo il Grande Fratello VIP, io mi guardo Temptation Island, io mi guardo tutto, perché devo argomentare le mie opinioni. Quindi poi allo stesso tempo c'è anche, io sono sospesa tra l'immersione gonzolo dei fenomeni e i tentativi goffi di preservare la mia salute mentale. Quindi questo è un altro grande problema. E quindi insomma anche lì, ecco, forse una cosa che mi piace fare è raccontare con questo spirito che è proprio dell'underground, del do it yourself, dell'immersione totale e totalizzante, dei fenomeni che spesso sono anche un po' respingenti per le persone, appunto. Vedi il guardare Temptation Island o andare a sbirciare negli antri più oscuri di TikTok e YouTube per sentire cose incel orrende oppure humor nerissimo. Io tutto, guardo tutto, i miei amici dicono di me, insomma, che io sono veramente tipo una coprofaga. Se non sapete il significato di questa parola, googlatela, perché forse se no se lo dico buttano giù il video. Però io sono così. E quindi è anche un po' così che cerco di pacificare, di unire l'approccio, quello do it yourself gonzo e quello diciamo poi più da osservatrice, da studiosa di sta roba. Che poi stavo pensando, in alcune cose, quel mondo degli anni 90 berlusconiano può anche trovare dei contatti con quello odierno, cioè ad esempio le ragazzine di Non è la Rai non sono poi del tutto distanti da le waifu e le loli del mondo giapponese, da alcuni punti di vista. E poi, Beh sì, però lì secondo me dobbiamo fare una distinzione culturale sì, importante, perché comunque la cultura giapponese, io ora non voglio dire delle cazzate perché davvero ne so molto poco, tutto quello che so è da attribuire al mio amico Matteo Grilli, che saluto, salutiamo. ospite della prima stagione di Nuda e Cruda, salutiamo, amico fraterno. Però lì appunto persone che ne sanno più di me mi spiegano che lì è una questione anche proprio culturale di rappresentazione, che chiaramente la cultura giapponese trova più accettabile raccontare storie che sono al limite proprio della pedofilia. Io sono andata appunto con Matteo quest'anno a Lucca Comics per lavoro e per esempio lui mi ha fatto vedere questo manga yaoi in cui c'era un adulto che aveva poi questa, diciamo, storiella con un dodicenne che dice, oddio, come dodicenne, è legale, potete vendere questa cosa? Però è una questione veramente culturale, quindi non mi sento di fare dei paragoni troppo azzardati. Però come dicevo, in Nuda e Cruda, secondo me, non è la Rai uguale
ragazzine su TikTok che ammiccano a 13 anni, quella roba lì mi fa sentire un po' a disagio, forse perché sono vecchia, forse perché sono femminista, però mi sento un po' a O perché è un po' di disagio. buonsenso. Sì, la differenza culturale c'è sicuramente, però quei prodotti che sono giapponesi per la cultura giapponese hanno una presa sull'Occidente, anche quell'estetica. Quindi sì, sarebbe interessante cercare di... si fanno studi di letteratura comparata e di comparazioni generali, comparare anche forme di comunicazione e di cultura di massa. No, interessante. Beh, diciamo che allora il minimo comune denominatore che individuo è che chiaramente quel tipo di estetica, di racconto giapponese, manga, ha in comune con, diciamo, non è la Rai, ma per Sì. dire proprio l'archetipo di quella Lolita berlusconiana, hanno in comune, diciamo, l'andare a solleticare delle pulsioni, dei kink, delle fantasie, chiamiamoli come ci pare, che evidentemente sono più diffuse di quanto ci piaccia pensare. Cioè sono quelle cose che poi per esempio constatiamo quando a fine anno esce fuori il solito report di Pornhub delle categorie più cercate nei vari paesi, e io mi sorprendo sempre quando per esempio vedo che in Italia è altissimo l'incest porn, il Mm. porno incestuoso, quindi tutta quella roba, che è una roba che, oddio, sarà che tipo io non ho, sai, mommy issues, daddy issues, per fortuna quella roba lì ce l'ho, quindi dico, ah no, che What? schifo, è una delle poche cose che davvero mi turbano. Poi per il resto, come dicevamo, io sono coprofila, coprofaga, quindi mi piace la monnezza, le cose oscure, le cose devianti, però quella è una roba che dico, e mi ricorda quanto sono diffuse questo tipo di fantasie. Evidentemente sono molto diffuse anche la fantasia della Lolita, più di quanto ci piaccia pensare, che in Italia è stata nutrita sicuramente dall'immaginario berlusconiano. Perché non è la Rai per me è una roba proprio veramente da galera, cioè nel senso, poi me lo studio, me lo guardo, come raccontavi Nuda e Cruda è il mio primo ricordo, quindi è una cosa Sì. che spesso mi chiedo se abbia irrimediabilmente deviato proprio la mia immaginazione, il mio immaginario per il resto dei miei giorni, però il mio primo ricordo è, io penso a 2 anni, 3 anni, che sto sul seggiolone, c'è mia mamma col televisore acceso con Non è la Rai, e non ho ricordi più antichi di questo. E quindi ha un impatto sta roba, ha un impatto anche laterale, anche inconscio, però ce l'ha. E questo, diciamo, giocare sui kick, giocare su alcuni istinti primordiali, come dicevi tu, in realtà un po' anche l'algoritmo lo fa. Cioè anche il linguaggio dei social di oggi, con il clickbait, con i titoli, con le thumbnail, tutte queste cose, giocano un pochino su, ok, questo titolo mi incuriosisce, questo colore è più saturo, quindi mi importa cliccare di più. Cioè si gioca molto su questo. E quindi Berlusconi e tutto l'entourage di fatto aveva capito prima forse alcune dinamiche che poi sono anche di social e di internet in genere, credo. Beh, i social, come la Mediaset degli anni '80, secondo me sono maiuscoli. È un aggettivo che mi sento di scegliere. Sembra tutto maiuscolo, tutto grande, tutto urlato, tutto ti prego guardami, guardami. Che un po' mi ricorda, per esempio, sai, se proprio anche qui facendo dei carpiati teorici, che infatti mi scuso con Ci tutti gli studiosi divertiamo. accademici all'ascolto, e guarda, che tocca fa. No, mi ricorda per esempio ti ricordi i Telegatti? Sì. I Telegatti. I Telegatti erano una roba di una megalomania incredibile. Poi mi sono ascoltata questo podcast che si chiama Una TV tutta d'oro, che ripercorre in modo assolutamente apologetico la costruzione dell'immaginario Mediaset e l'impatto, insomma, di Berlusconi sulla televisione, e che appunto raccontava che pagavano fantastiliardi a tipo Robert Sì. De Niro per zompare su un aereo, venire a consegnare un telegatto e andarsene. Michael Johnny Depp. Jackson, Stallone, Johnny Depp. E quella roba lì è quella che considero una televisione maiuscola, è un qualcosa che implora per la tua attenzione, implora con le paillette, con i colori, con la musica, con i jingle, con i personaggi. E,
E per me è interessante questa cosa, perché è come se si fosse abbassata l'asticella della nostra attenzione sempre di più anche con questo tipo di fenomeni di linguaggio televisivo. Il nostro livello di attenzione è ormai spacciato con i social, gli algoritmi. Cioè, io che sono una grande frequentatrice di TikTok, su cui trascorro una quantità francamente allarmante di tempo, mi rendo conto che cioè per me che già insomma sono in odor di deficit d'attenzione, mantenere la concentrazione su qualcosa, su un prodotto culturale mediale che sto seguendo per più di 10 secondi significa che io mi devo mettere il brown noise nelle orecchie, campane di bedane. Guarda, veramente io trascorro le mie giornate con queste playlist nelle orecchie, perché altrimenti non mi concentro su niente. Quando scrivo, insomma, la mia concentrazione è proprio il mio tallone d'Achille. E secondo me c'entra Mediaset, c'entra TikTok, c'entra il contemporaneo, c'entra tutto. Il bombardamento di informazioni a cui siamo sottoposti senza scampo nelle nostre vite. Quindi sì, su questo non sono molto ottimista, perché credo insomma che sia destinato a peggiorare, e quindi anche per questo trovo ancora più donchisciottesca e preziosa per esempio la mia missione, la mia tendenza e la mia preferenza per i long form, per i formati un pochino più lunghi. Io preferirò sempre un podcast di mezz'ora a una gallery su Instagram, preferirò sempre un video essay di 20 minuti al TikTok di 30 secondi. Dal punto di vista, diciamo, proprio professionale, creativo, dal punto di vista, insomma, di consumo, cerco di alternare le due cose e sentirmi la coscienza pulita. L'argomento dell'algoritmo porta anche poi al tema che tutto è inglobato dall'algoritmo, cioè non si sfugge dall'algoritmo se non attraverso l'algoritmo stesso, perché anche il content riguardo alla produttività, alla concentrazione, al rumore, al white noise, brown noise, eccetera, fanno comunque parte del content di internet e dell'algoritmo. Tu cerchi di sfuggire alle dinamiche dei social e dell'algoritmo stesso attraverso però i social stessi, ed è secondo me importante fare questo, cioè non si può combattere, tra virgolette, queste dinamiche al di fuori di queste dinamiche stesse. Ne parlavamo sempre con Brando in una precedente intervista, e infatti nei tuoi titoli usi il minuscolo, ad esempio, no? E che è una cosa, mi pare avesse fatto in modo, come dire, pionieristico Luis Sal, che però Un grande per quanto mi riguarda, io fan. salutiamo anche Luis Sal. Sta Esatto. sicuramente ascoltando questo podcast. E, però il fatto è che poi l'algoritmo capisce anche quando funziona qualcosa che è contro l'algoritmo, e poi ingloba anche quello, perché lui sa poi è pompato dall'algoritmo, nonostante lui abbia usato delle dinamiche comunicative che non fanno parte dell'algoritmo. Stessa cosa il tuo podcast, che è super seguito, perché? Perché funziona anche se non segue le classiche dinamiche. Quindi sarebbe interessante cercare di forzare, e molti lo stanno facendo, forzare i formati dei social per poi farne qualcosa di nuovo, un'espressività nuova. Ad esempio, Ciao Mamma, io lo citerò sempre, Che salutiamo, lui lo salutiamo per davvero, perché lo conosco e probabilmente davvero sta, sì, sta ascoltando questa Domenico puntata. è un fan, è stato anche ospite, lui è un genio. Lui cosa fa? Ne abbiamo parlato tanto. Sfrutta da un lato il linguaggio dei meme, a cui somma però un linguaggio poetico, un linguaggio personale, e funziona tantissimo. Ovviamente non è stato un percorso facile il suo, ma nessun percorso lo è. Però sì, quindi il tuo podcast ha anche questa forza, questa potenzialità. Però tu come riesci a riscrivere il linguaggio e la comunicazione di internet, perché l'hai vissuta e la vivi in prima persona con la tua carriera professionale da autrice e da content strategist, no? Ehm, Esatto. Parliamo un pochino di questo, cioè tu hai iniziato soprattutto con Vice. Sì. Allora, no, in realtà ancora prima. No, allora ti dico, sì, perché poi su questo io cerco di diffondere in maniera virtuosa quelle che sono, diciamo, le mie pulsioni dei prodotti creativi che faccio io per affari miei, le cose che scrivo, le cose che registro.
con il mio lavoro, perché nel senso a tutti i progetti a cui ho lavorato ho cercato di mettere, di dare un pochino quella polvere di stelle che poi io cerco nei prodotti mediali anche da consumatrice. Quindi diciamo che per me il mio lavoro e le mie attività insomma, da podcaster, da creativa, da autrice, così sono in realtà molto più affini di quanto si possa pensare. Poi banalmente con uno mi ci pago le bollette e con l'altro no, decisamente no, zero, proprio guarda, ma manco proprio per sbaglio. E quindi no, sì, parlando di internet, ecco, per me è stato anche lì un percorso veramente donchisciottesco, perché io sono finita a studiare veramente quasi per caso all'Università Comunicazione Pubblica e d'Impresa, perché io volevo occuparmi di comunicazione politica. Il mio grande sogno al liceo era di fare campagne politiche. E sono stata veramente fortunata che per un'altra coincidenza, congiunzione astrale, io finisco per avere come primo lavoro, entro come stagista, poi resto lì, lavoro nel mondo dei radicali. Radicali Italiani, Emma Bonino, Cappato e tutto il cucuzzaro. E per me è stata veramente una scuola politica, umana e professionale enorme, perché è uno spazio politico che ovviamente anche nella sua follia, nel senso che è anche poi dichiarata da parte di quel mondo lì, dà veramente molto spazio alla sperimentazione, alle novità, ai più giovani, e quindi io mi sono ritrovata a 25 anni, qualche anno dopo, a curare la campagna elettorale di Emma Bonino, di Però con Emma Bonino nel 2018, che è una cosa che probabilmente non mi sarebbe mai successa in ogni altra realtà politica. E quindi lì è stata la prima volta che ho davvero constatato la potenza dell'inaspettato e dell'alternativa, perché con quella campagna lì noi abbiamo sperimentato un linguaggio che poi dopo è diventato quello dell'attivismo performativo con le gallery Canva rosa confetto, però all'epoca, stiamo parlando della fine del 2017, che veramente dal punto di vista proprio internetiano è un'era geologica, non faceva nessuno. Quindi poi un approccio più focalizzato sui diritti civili, la parità di genere, le unioni egualitarie, l'aborto, la legalizzazione della cannabis, insomma sono tutta una serie di temi su cui adesso tutti straparlano, che però all'epoca dal punto di vista proprio di scenario politico erano abbastanza mal cagati e soprattutto mal comunicati. Quindi noi abbiamo iniziato a fare questa campagna color pastello con le card sui social, che comunque girò molto all'epoca, riuscì a convincere insomma chi doveva convincere. Chiaramente parliamo di una nicchia, cioè alla fine ha preso manco il 3%, proprio sai, quelle Lo cose tipo numeri sbarramento. da prefisso telefonico. Esatto. No, poi sono entrata in Sì, Parlamento perché comunque ero nella coalizione, però non come più Europa, cioè Mabonino, Riccardo Maggi, Benetto Laveo sono entrati, però comunque coalizione. in coalizione, esatto. Però ecco, lì è stata proprio una cosa che ho detto: aspetta, quindi questa roba qui, che per me è anche abbastanza banale, nel mondo della politica su internet è innovativa. E quindi ho cercato in tutte le mie esperienze professionali successive di andare a individuare, ovviamente in maniera molto ambiziosa, poi non è che ci sono riuscita sempre, cioè nel senso voglio mettere a bada tutti i superomismi che mi possono uscire. No, ho cercato però di individuare sempre un po' quello che manca e quello che serve. Quello che manca e quello che serve, e quindi poi per esempio quando sono andata a lavorare per Vice qualche mese dopo, siamo stati tra i primi in Italia a fare Su l'informazione, Instagram. diciamo Instagram Sì. based, quindi lì appunto che non è che vai nel link in bio e ti vai a leggere l'articolo, no, noi ti impacchettiamo la notizia in modo che tu la possa fruire già da Instagram, che anche lì adesso lo fanno tutti, nel 2018 no. E quindi era una cosa che anche lì ha funzionato. Poi insomma c'è stata una grande crescita di Vice, che poi vabbè, adesso RIP, perché per tutta una serie di motivi Vice Italia non esiste più, però gli devo tutto.
E così via, insomma, è una cosa che ho portato insomma avanti in vari progetti professionali e che secondo me raggiunge un po' poi il suo picco con l'USI, che è un progetto che ho seguito io proprio dall'inizio, insomma, sono tra i fondatori, sono una degli uteri in affitto da cui è nata l'USI, perché comunque prima di farla venire alla luce a febbraio di quest'anno ci siamo incontrati come degli amanti dei carbonari per tipo un anno per capire come fare questo progetto, se servisse davvero, come insomma arrivare agli obiettivi che volevamo raggiungere, mentre poi tutti noi lavoravamo ad altro, insomma il nucleo storico diciamo editoriale è Nicola La Gioia, Irene Graziosi, Lorenzo Grammatica e io. E poi dopo insomma sono arrivati gli altri, dico, dal punto di vista editoriale. E quindi lì diciamo che si sentiva molto il bisogno di parlare di cultura in un modo che non fosse per forza A elitario, B rivolto alle persone che già quella roba la seguono. Cioè, perché se io scrivo l'articolazzo da 1 miliardo di battute che non ha alcuna declinazione audio, video, social, è un contenuto di valore che indubbiamente analizza una tematica in modo approfondito, però non riesce a arrivare a tutti, arriva soltanto alle persone che già fruiscono quel tipo di contenuto. Quindi lì l'intenzione di fondo che diciamo che ho avuto io proprio come strategist, parlo per me diciamo sull'USI, è mettere un po' diciamo il piede nella porta con dei formati più semplici da fruire per poi condividere dei contenuti che fossero invece complessi. Quindi contenitore semplice, contenuto complesso. Quindi per esempio il formato della lezione su YouTube, il podcast di Nicola, Fare un fuoco, la newsletter, per esempio, tutta una serie di formati che paradossalmente nel mondo dell'editoria culturale italiana non vengono usati, ma perché molto spesso dietro all'editoria culturale italiana ci sono delle persone di un'altra generazione che hanno anche poi diciamo altri, per usare un termine un po' da pubblicitaria milanese, hanno altri benchmark, cioè nel senso vogliono assomigliare a delle cose che poi non per forza sono poi quelle Che funzionano. più efficaci proprio per arrivare alle persone, perché se io mi rivolgo solo all'elite, su questo cioè, lo dico proprio molto chiaramente perché è una cosa che per me è molto importante, cioè io ho fallito. Cioè io se mi rivolgo solo a una nicchia e non riesco ad allargarla, ho fallito. E questa è proprio una mia missione professionale che mi sono posta e che cerco proprio di perseguire a ogni costo, proprio anche proprio rinunciando al lavoro, licenziando. Insomma, per me questa cosa è sacrosanta. Sì, l'esperimento di Lucy è molto interessante, già il titolo, no? Lucy sulla cultura, no? C'è questo pun, questo gioco, che però ha senso, nel senso che appunto vuole essere altamente comunicativo, trovare dei format che abbiano un riscontro, e però poi sulla cultura, no? Quindi qualcosa di serio, concreto, e attraverso formati diversi. Diretto da Nicola La Gioia, se non lo conoscete, conosciatelo, nel senso, esatto, Conosciatelo. è uno scrittore notevole con cui hai collaborato e collabori soprattutto per il podcast Fare un fuoco, dove appunto c'è questo doppio binario, il binario della letteratura, il binario delle storie letterarie e non, però in una chiave contemporanea nel rapporto con la contemporaneità. Tu sei autrice collabori in questo podcast. Siamo in un podcast, tu hai un podcast, c'è anche quest'altro podcast molto interessante, molto piacevole e molto utile perché dà innanzitutto a opere del passato vita nuova. Cioè parlare di Majakovsky, parlare di Tolstoi, parlare di opere che, diciamoci la verità, interessano una nicchia, dare nuova vita e reimmetterle in qualcosa di contemporaneo che possa parlare del nostro presente è una delle missioni che spesso la scuola e l'università fallisce. E invece il vostro podcast, e poi Lucy tutto, cerca di recuperare e di percorrere. Quindi parliamo un attimo di Fare il fuoco, facciamo ordine, poi magari approfondiamo altri format. Sì. Ma guarda, cioè cogli nel segno, nel senso, l'usi
come progetto in generale, ma anche fare un fuoco nasce anche da una grossa spinta didattica, perché chiaramente, cioè io parlo anche per me, io per esempio letteratura italiana al liceo l'ho fatta malissimo, io ho delle lacune mostruose che ho recuperato soltanto in parte, e queste lacune poi spesso sono magari le storie più affascinanti che ho scoperto per affari miei, perché magari anche poi in un certo senso devianti e quindi per questo non sempre inserita sui libri di scuola o controverse. Insomma, a me questa roba, le narrazioni alternative, da grande amante poi delle controculture, così continuo sempre a sentire, diciamo, questa pulsione qui. E poi fare un fuoco nello specifico, diciamo che vabbè, con Nicola La Gioia sono bravi tutti. Questa è una cosa che io metto sempre le mani avanti, perché appunto io faccio la supervisione creativa del podcast, che però è proprio, cioè che proprio sgorga da Nicola, cioè fare un fuoco è Nicola. E poi chiaramente capita che io e Lorenzo insomma abbiamo curato delle puntate nello specifico, però diciamo tendenzialmente l'approccio, la visione, il racconto è quello di Nicola. Perché dico siamo bravi tutti con Nicola Gioia? Perché è una persona che appunto premio Strega, ex direttore del Salone del Libro, persona che lavora nel mondo editoriale della cultura veramente da quando è un adolescente, e conosce veramente tante storie incredibili. Cioè questa cosa qui è un po' come è stato, sai, che dicevo prima, Nuda e Cruda, che volevo immortalare i discorsi che facevamo a cena con gli amici. Fare un fuoco è un po' tipo che io conosco Nicola Gioia e restavo a bocca aperta ogni volta che raccontava, ma aneddoti, ma anche proprio, cioè così, cotti e mangiati mentre beviamo il caffè. È un grande raccontatore di storie. E da lì anche poi il titolo Fare un fuoco, insomma ci ritroviamo intorno a questo falò con lui, e quindi abbiamo provato a fare questa operazione anche poi molto spontanea anche lì, perché poi io penso, spero che si senta quanto poi le puntate nascono da un'urgenza, cioè nel senso sentiamo l'urgenza di parlare di un qualcosa, nasce una puntata, altrimenti parliamo di altro, non per forza legati ai trending topic, anzi molto liberi da questo punto di vista. E la cosa insomma che da strategist mi piaceva fare era proporre una specie di Kinder sorpresa, cioè tu ascolti Fare un fuoco, sai che Fare un fuoco è un tipo di storia raccontata e approfondita in questo modo, con questa voce, con questi riferimenti, con questo sguardo. Tu però non sai mai cosa trovi dentro Fare un fuoco. Puoi trovare della roba molto ampia e didattica, come per esempio penso alle primissime puntate, come è nata la letteratura, come è nata la musica, come è nata la pittura, fino a delle cose incredibilmente specifiche. Penso alle puntate per esempio quella su Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, ma anche una che avevo scritto io su Nina Simone, cioè nel senso partire dall'autore, l'artista o il libro, per poi toccare dei temi più ampi che però sono inaspettati, cioè tu non sai mai cosa aspettarti. E diciamo che per esempio l'ultima puntata che è uscita la settimana scorsa della seconda stagione ha a che fare con la guerra e tutti i modi in cui la letteratura ha cercato di spiegare e di raccontare la guerra. Quella puntata lì nasce perché io avevo veramente bisogno di indagare proprio il fenomeno del conflitto dal punto di vista proprio umano, spirituale, universale, perché appunto vabbè, ovviamente il conflitto in Medio Oriente e tutte le violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo a Gaza mi hanno molto turbata, cioè qualcosa a cui veramente penso spesso, e penso a quanto siano irrilevanti tutte le cose che facciamo in confronto a quello. E quindi ho detto a Nicola, aiuto, cioè, proprio l'uso personalistico di Fare un fuoco. Cioè io avevo bisogno che Nicola mi raccontasse questa cosa, e visto che c'era abbiamo fatto una puntata a riguardo. E quindi spesso nascono così le puntate, in modo molto, molto spontaneo, cotto e mangiato. Cioè Nicola se lo regista da solo nella sua cucina, se non sbaglio. Quindi anche lì paradossalmente c'è un approccio do it yourself, Esatto. anche se poi è una cosa più ampia, con un Certo. editore, con un grosso nome che lo conduce, però comunque
questa cosa qui io ci tengo molto, poi anche il sound designer che lavora su Fare un Fuoco, Shari DeLorean, che è bravissimo ed è anche lui un caro amico, è un'altra persona che viene dal mondo insomma sotterraneo, dell'underground, quindi poi insomma tutti noi ci abbiamo un po' questo Tutto approccio torna, ma qui, sì. infatti, come hai descritto Fare un Fuoco, che è giustissimo, è, diciamo, è un prodotto che non rispecchia come si dovrebbe fare internet oggi, cioè il Kinder sorpresa, non sapere cosa ti trovi, non è ciò che l'algoritmo, il feed e lo spettatore vuole, è tutto molto settorializzato, in nicchie, so cosa voglio, so cosa trovo, tutto fatto sì che ci sia un valore per quella determinata persona in quel determinato momento. E anche il fatto di puntare il riflettore non su noi stessi, di questo ne abbiamo parlato prima, ma sulle storie, sul fuori. È una cosa che un po' cozza col linguaggio di internet e dei social, che è una cosa che ha provato a fare anche Luis. Ritorniamo a Luis che, se non sbaglio, qualche mese fa ha riaperto un canale YouTube fuori dagli schermi, dove non appare, o comunque brevemente come intervistatore, cercando di raccontare storie, puntare la videocamera verso l'esterno, ed è una controtendenza, è qualcosa che non è esattamente del linguaggio odierno. E poi sì, torniamo brevemente a Vice, perché anche in Vice tu hai sperimentato con l'algoritmo, con la newsletter, altrimenti ci bannano, che appunto è... Madonna, sei ferratissimo! Nessuno mi chiede mai niente su quella newsletter. Grandissimo, Parliamone, dimmi, parliamo. No, dimmi. appunto, cioè scappare, fuggire dall'algoritmo, no? Con i linguaggi però dell'internet. Quindi la newsletter, che devo dire quando l'hai fatta tu con Vice, non era ancora, cioè stava un pochino decadendo, adesso sta ritornando come mezzo comunicativo. Però newsletter come spazio personale e spazio appunto per parlare di ciò che internet non permetterebbe o comunque metterebbe in shadow ban o in ban, e quindi come spazio personale. So che ha avuto un'ispirazione anche da Vice Romania, mi pare, eh, però poi ne hai fatto qualcosa di personale, di diverso. Parlami un pochino di questo esperimento. Sì, guarda, allora, diciamo che questo esperimento qui, ma così poi in generale poi tutto torna, anche un po' il podcast, esce un po', nasce un po' dall'ambizione, dalla velleità di sconfiggere un pochino pure sta sindrome di Stoccolma che c'abbiamo nei confronti delle piattaforme più grandi, penso Instagram, Facebook, TikTok, ma anche lo stesso YouTube che tra tutti è quello un pochino meno censorio. Cioè non ci dimentichiamo mai che queste piattaforme su cui abbiamo costruito le nostre vite, le nostre carriere, in cui cerchiamo notizie o ispirazioni politiche, cioè si tratta di aziende private che hanno totale discrezione sui contenuti da mostrarci o meno, i linguaggi da utilizzare o meno, con l'obiettivo banalmente commerciale di vendere spazi pubblicitari e raccogliere i nostri dati. Io su questo, insomma, so che suona poco romantico, però tutte le volte che vado a parlare nei posti, io lo dico proprio un promemoria che è sempre sano avere, che non è la realtà, non è l'unico mondo possibile, sono aziende private che accidentalmente hanno creato una situazione di monopolio e su cui noi trascorriamo una quantità di tempo spropositata e qui poi mi verrebbe da aprire una parentesi gigante che non aprirò, accennerò soltanto se il nostro podcast dura 6 ore e mezza, che però comunque sono arcinote perché ogni tanto qualche whistleblower da Meta esce è arcinota la questione che Zuckerberg e company sapessero perfettamente quanto fosse pericoloso basare l'esperienza su queste piattaforme su dei picchi di dopamina, cioè nel senso il like viene messo perché così tu c'hai questa scarica di dopamina e sei sempre più, a Roma si dice a rota, come un tossico di queste piattaforme. E poi il feed ordinato in modo non più cronologico ma algoritmico, insomma dal 2016 in poi ha creato delle bolle di opinione per cui noi tendiamo a vedere sempre le persone che sono d'accordo con noi e descrivere e vedere descritte le persone che non la pensano come noi, come se fossero dei demoni terrificanti, e quindi poi ovviamente si crea una polarizzazione che io trovo totalmente malsana, proprio perché io proprio come mia tendenza donchisciottesca amo creare ponti, sceglierò sempre il confronto al
all'insulto, alla demonizzazione del prossimo. Quindi questo qua ci tenevo a dirlo, perché questa è proprio una cosa che io arriva sempre il momento in cui questa cosa la devo dire. Poi, quindi, che succede? Per provare a creare degli spazi seguiti, quindi proprio fruiti con una community vera e propria, sono approdata negli ultimi anni appunto al podcasting e al formato della newsletter. Questo perché? Perché comunque sono banalmente liberi. Certo, ovviamente non puoi vendere dei Kalashnikov sulla newsletter, ma non è neanche nostra intenzione farlo. Però Solo comunque, per esempio, metaforici. come nel caso di Vice, Solo... esatto, esatto, la maggiore arma è la cultura. E, no, però appunto tipo nel caso di Vice basa storicamente la sua identità editoriale sul parlare di cose controverse, quindi sesso e droga e tutte quelle cose lì che all'algoritmo non piacciono per niente. E poi anche io quando lavoravo lì come social editor era un qualcosa che era veramente molto problematico, perché poi lì perdi l'identità, diventi un media di informazione, però come ce ne sono tanti, l'identità Vice ne risente, viene diluita. E quindi Alice Rossi e Roberta Abate, che sono due mie meravigliose e brillantissime ex colleghe, dicono: ok, Vice Romania ha fatto la newsletter e possono dire quello che vogliono. Ho detto wow, fantastico, facciamola. E così lì poi il nome altrimenti ci bannano l'avevo trovato io. Perché è proprio quello Sì. il concetto, cioè lì finivano tutte le cose che sui canali social di Vice, che erano molto seguiti, purtroppo non potevano finire. Non potevamo parlare di sesso, non potevamo parlare di droga, non potevamo parlare di tutte cose che poi in realtà erano anche finalizzate a una divulgazione che è positiva, perché mi è molto cara la narrazione per esempio delle sostanze che è stato fatto su Vice, perché io credo fermamente nella riduzione del danno quando si parla di stupefacenti. Io non è che ti arresto se tu fai uso di sostanze, però tu prima di usare quelle sostanze tu devi sapere perfettamente cosa ti fanno, con cosa puoi mischiarle, se rischi di schiattare oppure no, cosa fare se sei in bad trip e così via. Che è un qualcosa che secondo me Vice è riuscito a fare molto bene da questo punto di vista, perché non c'erano altri media che si occupavano di questi temi qui. E poi qua parla il mio cuore radicale, tutto sommato. Io sempre a favore della riduzione del danno, anzi vi consiglio di ascoltare un podcast che si chiama Stupefatti e che è fatto da Barbara Bonvicini, che è stata anche ospite di Nuda e Cruda, che è una militante radicale meravigliosa che si occupa proprio di sostanze davvero. Se vi volete drogare, per favore ascoltate prima Stupefatti, poi vi drogate. E e quindi è un po' questo, cioè la ricerca di spazi che non fossero soggetti a questa censura anche poi sommaria, perché guarda, poi questo per me è un tasto dolentissimo, perché un paio di settimane fa è uscito su Lucy un video a cui io avevo lavorato tantissimo, Sì, tantissimo, mesi so di di cosa ricerca, parli. che è un Ho video capito. che parla del futuro del desiderio, del sesso e della pornografia in relazione alle innovazioni tecnologiche. Quindi visori di realtà Certo. aumentata, il deepfake, i chatbot che creano queste situazioni un po' alla Heard e Spike Jones, che sembrano fantascientifiche, poi in realtà se ti vai a cercare un po' di dati scopri che tipo l'espansione di queste cose è dietro l'angolo. E ci ho lavorato veramente molto con un intento chiaramente non divulgativo, cioè non volevo fare, sai, la thirst trap che parliamo di sesso, di cose, no. Semplicemente io che da questo divano parlo di tecnologie essenzialmente legate al desiderio. Questo stramaledetto video è stato castigato da ogni algoritmo esistente in natura. Hanno messo addirittura il limite di età su YouTube, che dice ma questa è divulgazione, cioè perché poi parlavo anche tipo di Sì, sì, deepfake sì, sì. legato alla condivisione di materiale non consensuale, il revenge porn, che per me è un tema che è molto importante. La gente lo deve sapere, che esistono delle tecnologie per cui se uno ti vuole fare un dispetto o ti vuole ricattare può piazzare la tua faccia su un bukkake. E quindi niente, hanno messo il limite di età e sono molto arrabbiata, anzi vi prego andatela a vedere, ci ho lavorato un botto e sono nera per questa cosa. E quindi lì spesso mi chiedo, oddio, ma se questo invece di diventare un video su YouTube fosse stata, che ne so, una serie podcast,
probabilmente avrebbe raggiunto più persone senza finire in queste maglie terrificanti della censura sommaria, perché poi è fatta da bot, nel senso, io ho mandato il ricorso dicendo te so, guarda che divulgazione, ti giuro, non è una cosa pornografica. Niente, mi hanno detto no. Mi hanno detto, insomma, l'omino robottino di YouTube mi ha detto così. E quindi ecco, questo è proprio un esempio di come poi anche la censura sommaria di alcune piattaforme penalizzi la divulgazione su dei temi che sono importanti. La riduzione del danno è importante, parlare di revenge porn è importante, parlare di educazione sessuale, soprattutto in questo momento, insomma, in cui siamo tutti più sensibili a riguardo, è importante l'educazione sessuoaffettiva. Eppure, eccomi qua, censurata. Censureranno anche questa conversazione. Guarda, ma infatti mi dispiace, adesso mentre parlavo dicevo No, cazzo, vabbè, se mettiamo il limite da pure qua, va mi benissimo. dispiace per i sedicenni No, all'ascolto. il punto è proprio questo, che questi temi che sono nel cuore della nostra contemporaneità, sesso, droga, vanno affrontati, non si può far finta che non esistano. E quindi cosa succede sui social? Sui social in realtà si parla sempre di questo, perché i social stessi sono una droga, e perché se ne parla in maniera superficiale con i trapper, eccetera, che magari mostrano sostanze, parlano di sostanze, o comunque persone che parlano di varie addiction in modo superficiale, anzi quasi ostentandole. Loro hanno visibilità e hanno successo, comunque seguito, mentre chi vuole occuparsene in maniera concreta, diretta e seria non può farlo, perché scavando un po' l'algoritmo fraintende e quindi butta via, getta via. Esatto, Quando invece sarebbe fondamentale, no? Perché altrimenti poi tutto ciò che è rimosso sui social viene poi affrontato in maniera molto più superficiale dalla comunicazione, e poi nella vita reale, nel concreto, non essendoci una metabolizzazione, non essendo affrontato in maniera seria, diretta e sincera, appunto nuda e cruda, eh, e anche qui un altro panno, un altro gioco. Eh, Dopo succedono i disastri di cui sentiamo ogni giorno, no? Che poi però di come ne sentiamo? Innanzitutto sentiamo dei disastri una volta che sono avvenuti, e poi ne sentiamo però in maniera sensazionalistica, perché appunto bisogna ritornare poi in quel gioco di comunicazione, di algoritmo, di infotainment, eccetera, eccetera. Eh, Come ne usciamo? guarda, vai proprio a toccare proprio un tasto dolente e anche molto recente, perché proprio stamattina per gli iscritti alla newsletter di Lucy, le vite degli Iscrivetevi. altri, è arrivata una casella, una mail scritta da me, perché noi facciamo a rotazione in redazione, e stavolta toccava a me, in cui ho scelto di raccontare la storia di Francesca Sì, Linovi, che è questa critica d'arte militante che ha letteralmente portato in Italia la street art, il graffitismo, Keith Haring, dando la dignità di arte vera e propria e non di cose fatte da drogatelli sul muro dei quartieri degradati, che insomma adesso nel 2023 è facile immaginare la street art con la dignità dell'arte. Nel certo. 1977-80 no, non era così. Quindi una persona che ha avuto un impatto mostruoso nella storia dell'arte, che portò in Italia Marina Abramovic e Olei alla A settimana Bologna. internazionale della performance a Bologna, tra l'altro, persona dall'impatto enorme, che però la cui vita e il cui impatto accademico, artistico, anche umano, sparisce completamente dietro la narrazione del suo omicidio. Quindi, spoiler, io in questa newsletter esordisco con questo paragrafo che io veramente ho scritto di getto, incazzata nera, infatti è un miracolo che sia leggibile e tutto sommato decente, perché comunque ho l'impressione che quando si parla di vicende di cronaca nera in generale, e questo lo dico più da studiosa dei media, più che da fruitrice, quindi qua assumo la mia seconda forma, si finisce sempre o ad angelicare la vittima, che questo fragile angelo senza caratteristiche proprie, senza passioni, molto poco umani,
E una narrazione in cui poi, morbosa, in cui poi sistematicamente l'assassino diventa il personaggio più affascinante, e quindi poi ci ritroviamo in quella trappola in cui siamo oggi, che mentre registriamo questa puntata è il 3 dicembre, che io sono 2 settimane che c'ho il feed invaso da testate apparentemente autorevoli, quelle dovrebbero essere le più autorevoli di questo paese, che mi descrivono per filo e per segno cosa fa Filippo Turetta in carcere. Una cosa di cui a me non me ne frega un cazzo. Magari mi interesserebbe più sapere la povera Giulia Cecchettin che sogni aveva, come per esempio lei illustrava e tutto quello che le è stato strappato nella morte, perché abbiamo una narrazione della cronaca nera in Italia nello specifico molto morbosa e molto pigra. E nel caso dell'Ali Novi invece c'è l'altro rischio, che è stata fatta una narrazione calunniante e allusoria. Lei frequentava gli ambienti artistici bohemian della Bologna dei primi anni '80, insomma, quindi post movimento del 77, Sì. insegnava al DAMS che aveva una brutta nomea, e quindi è un po' come se se la fosse andata a cercare, no? Quindi senti, mi sono andata a recuperare un po' di programmi e titoli di giornale dell'epoca, tra cui Storie maledette, in cui veniva in cui si esitava in maniera veramente vergognosa sulle sue frequentazioni disordinate, questa casa che era un porto di mare, la droga, faceva uso saltuario di cocaina. E quindi questa cosa qui mi fa veramente molto arrabbiare, perché è una narrazione pigra che si basa soltanto sui click, sugli ascolti, perché chiaramente tira molto di più una narrazione che ti descrive nei minimi particolari l'agonia terrificante di una vittima e il fascino oscuro del suo carnefice, e sorvolando poi su una narrazione che sia invece meno morbosa e più rispettosa delle vittime. Questa cosa, appunto, la cronaca nera per me è proprio un esempio perfetto, per questo lo cito e per questo proprio oggi ho voluto dedicare la newsletter a questo, perché lì secondo me è proprio un esempio dei rischi, delle insidie di una narrazione modellata soltanto su base like, views, ascolti. Perché comunque io sento anche magari podcast o programmi televisivi molto celebrati, molto blasonati, che comunque non si risparmiano nella descrizione macabra dei crimini, diciamo, più turpi. E io la voglio problematizzare questa cosa qui, la voglio problematizzare perché, insomma, volesse Dio che io non muoio ammazzata o tragicamente, perché sennò Dio solo sa cosa escono sui giornali come titoli, ecco. Dovremmo fare un nuovo podcast, perché poi anche tutta la moda, diciamo, perché è una moda del true crime, ma anche di serie tipo quella di Dahmer su Netflix. Di fatto cosa fanno? Vanno nel morboso, ma non per, come dici tu, per affrontare in maniera problematica ciò che è successo, semplicemente per una funzione narrativa, di storia, di stuzzicare, di vellicare, torniamo all'algoritmo, di vellicare gli istinti e i kink primordiali, no? Quindi dovremmo studiarci un podcast che parli di crime, però in maniera diversa, in maniera nuova. Cosa ne dici? Si può fare? Guarda, io sono pronta, anzi vi prego, se qualcuno mi sta ascoltando, ci sta ascoltando in questo momento, dateci i sordi, perché ovviamente è bello tutto, ma Brava. mica possiamo fare sempre l'autoproduzione, che queste bollette non si pagheranno No. da sole, queste spese condominiali altissime che ho, così angolo delle curiosità, non si pagheranno da soli, però io veramente sento molto il bisogno di questo, perché poi angolo delle curiosità, io sono stata morbosa, perché a me non piace anche Certo. dipingermi No, a no, mia ma l'hai volta detto. come una persona integerrima. Io non, Dico, con la non sono coprofagia una l'hai persona detto, cioè... integerrima. quindi... Esatto, io non sono una persona integerrima, io faccio cagare come tutti. Però mi amo molto mettermi in discussione. Quindi, appunto, io sono cresciuta con questa passione per anche la cronaca nera, cioè da ragazzina io frequentavo su base quotidiana rotten.com, i millennial sanno, e ricordo che la mia vita è assolutamente cambiata quando a 11 anni rubai letteralmente dalla libreria di mio zio 2 libri sui serial killer scritti da Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, che a 11 anni non avrei dovuto leggere, in cui scopro tutto quel magico mondo, insomma, dei vari Richard Ramirez, la Leonarda Cianciolli, chi più ne ha più ne metta, Ed Gein, Ted
fan, insomma, tutti Sì. questi simpatici assassini. E quindi io, before it was mainstream, avevo veramente molto approfondito questo mondo qui. Per un periodo addirittura pensato di fare la criminologa quando ero molto piccola, per poi scoprire che sarei dovuta diventare poliziotta. Allora ho detto no, aspetta, meglio di no. Però appunto è veramente una cosa che ho approfondito, che ho studiato molto, finché poi non sono rimasta veramente molto turbata dall'ascesa mainstream di questa roba, che ha portato a un pullulare appunto di docuserie, podcast, programmi televisivi che cannibalizzano in ogni modo possibile dei casi di cronaca molto gravi, perché c'è chiaramente una competizione per ottenere l'attenzione dei sempre più numerosi fan del true crime, e quindi vince quello che dà i dettagli più morbosi, quello che poi ti rende, diciamo, l'assassino più affascinante, e veramente è una cosa che mi turba molto e che ha messo in discussione la mia stessa passione. Mhm. Poi passione, interesse per questa roba qui, perché sempre perché sono coprofaga, nel senso, in quel caso la cronaca nera a me affascina molto banalmente il vedere quanto può diventare Ah, certo, orrendo un essere certo. umano. Cioè, nel senso, è inutile girarci intorno, è quello lo stesso motivo per cui mi sono studiata Goebbels nell'ambito della comunicazione politica, nel senso, perché è anche giusto entrare in contatto con il male e ammettere la sua esistenza. Però c'è comunque un limite, e quindi io adesso sono molto critica nei confronti della narrazione del true crime contemporaneo, perché lo trovo veramente molto irrispettoso nei confronti delle vittime. Cioè, se io fossi veramente parente di una delle vittime, delle tante vittime italiane dei casi di cronaca che vengono raccontati in continuazione, io veramente querelerei Vero. chiunque, perché c'è proprio un limite, ed è il rispetto del rispetto dell'essere umano, senza essere retorici. Però insomma, quanto possiamo entrare nel dettaglio se parliamo di brandelli di materia grigia che volano sui muri? Insomma, basta alludere en passant, ecco. Quindi sì, dateci i soldi per fare il podcast etico di True Ma sì, Crime. perché il punto poi è quello, cioè non è che non dobbiamo parlare di sesso, non dobbiamo parlare di droga, non dobbiamo parlare di omicidi e del male. Il contrario, dobbiamo parlarne anche di più. Nicola La Gioia ha scritto uno dei libri proprio su questi argomenti, no? E però Consigliatissimo. Esatto, La La città città dei dei vivi. vivi. Qua io non sono stata pagata un minacciato per dire questa cosa, però è davvero, secondo me, un libro che questa cosa la fa bene. Perché affronta il tema del male, il tema dell'identità, chi siamo, cosa non siamo, siamo responsabili di ciò che facciamo o no. Quello è come affrontare in maniera seria qualcosa di complesso, perché poi queste sono dinamiche complesse. Noi vogliamo, tu dici, c'è questo fascino per il male, però il male è qualcosa di complesso, invece si rimane spesso in superficie. Quindi sì. Sì, è quel limite, insomma, tra il fermarsi a guardare un incidente stradale e magari andare a fare tipo educazione stradale nelle scuole o ai corsi per il patentino per il cinquantino. Cioè, secondo me è veramente un po' quella roba lì. Non ti dico fermare ad aiutare, perché poi non tutti abbiamo le competenze per fermare ad aiutare in questo metaforico incidente di cui sto parlando. Ci sono persone che lo fanno di mestiere, non sono io che ridurrò il crimine in questo mondo, però posso sensibilizzare le persone in un modo più etico. E questo. In realtà quello che fai tu e che sto cercando di fare anch'io, in realtà è fondamentale perché tutto passa attraverso la comunicazione, soprattutto al mondo di oggi, no? Quindi ormai non è tanto e non è soltanto essere esperti di qualcosa, ma poi saperla comunicare e veicolarla in un certo modo, perché vabbè, al di là dei cliché, la forma e il contenuto, certo, però appunto, soprattutto nel mondo di oggi, anche questa frase è un cliché, soprattutto nel mondo di oggi, ma vabbè, ormai, Signora ormai mia. siamo su questa scia, andiamo. Però è vero, no? La comunicazione fondamentale deforma il contenuto stesso, quindi già da te io ascolto tutto, qualsiasi argomento, vai. Ma io ti ringrazio, guarda, adesso fast forward, mi ritrovo tra tipo 10 anni a fare il più
macabro e voyeuristico dei podcast true crime, e questa puntata verrà usata contro di me. No, però no, soprattutto io spero di avere ancora la possibilità, perché non è una cosa che hanno tutti, io veramente mi sento una privilegiata, di avere la possibilità di continuare a fare le cose che mi piacciono, come mi piacciono, con i miei intenti donchisciotteschi e banalmente delle persone molto valide, molto più valide di me. Quindi è questo. Sì, è per questo che sei qui, perché sicuramente di podcast ne sai molto più di me e quindi io imparo anche osservandoti, perché poi sì, dobbiamo fare ciò che facciamo, ma questo non vuol dire isolarci, perché poi la gente pensa, ok, i social funzionano in un certo modo, quindi se faccio ciò che mi pare, dopo sono da solo, nessuno mi vede, nessuno mi nota, le due cose non... E sti cazzi. Ma poi No, scusami, sti su cazzi questo, ma... sicuramente, ma poi le due cose in realtà non vanno di pari passo, cioè tu anzi se tu sei te stesso e fai ciò che ti piace, puoi coinvolgere persone che sono più in sintonia con te e imparare da loro. Cioè adesso io sono con te. Ma certo, questo è il grande fraintendimento della fama, su cui io poi mi arrovello spesso, ma non è che mo dobbiamo diventare tutti famosi perché c'è stato promesso questo coi social. Cioè, possiamo anche banalmente trovare una comunità di anime affini con cui parlare delle cose che ci interessano, come stai facendo tu, come ho fatto io, senza avere l'ambizione di essere per forza turbo generalisti o di diventare influencer o di fare Rai 1. A me non me ne frega un cazzo tipo dei follow, cioè proprio veramente me ne può fregare di meno. Se la gente mi segue il mio lavoro è perché in qualche modo gli risuona, entra in empatia, io cerco quella cosa lì. Del resto veramente non me ne frega niente, ed è una cosa che consiglio proprio a chiunque. Cioè, se avete un'idea, un'ambizione creativa, una velleità, chiamiamola come vogliamo, non vi affaticate troppo a fare tantissime views, tantissime cose, perché poi è anche spesso una lotta Mhm. impari con tutto quel mondo di content creator, agenzie, con cui veramente, cioè, io non mi sento assolutamente in competizione, sono proprio dei campionati diversi. Però anche se la vostra idea è di nicchia, se voi sapete svilupparla bene e soprattutto avete uno sguardo che avete solo voi e riuscite a creare un ecosistema nuovo, ma fatelo, ma che ve frega, ma fatelo anche come esperimento con gli amici vostri. Cioè, per questo appunto mi è molto caro il mondo delle autoproduzioni dei collettivi, perché c'è tutto questo spazio di sperimentazione e anche poi di apprendimento che i social purtroppo stanno Sì. perdendo. Quindi, che ne so, siete... ecco, ho dato a una mia amica qualche settimana fa questo consiglio. Lei disegna molto bene, ma nel tempo libero, che nella vita fa altro, e non usa i social e non sa bene che cosa fare. Allora io ho detto, ma senti, ma trovati uno spazio autogestito, un centro sociale nei paraggi, tanto c'è quasi sempre una parte dedicata alle illustrazioni, a metodi insomma di stampa, laboratori, cioè insomma è una cosa abbastanza frequente nel mondo Certo. degli spazi autogestiti. Vai lì e prova, magari becchi la persona che, cazzo ne so, magari stampa le magliette e dice, oh che belli sti disegni, facciamoci le magliette. Oppure una cosa che gli dicevo è che questi disegni erano perfetti per diventare Mhm. tatuaggi, che era una cosa a cui lei non aveva pensato, e quindi boh, magari va lì e impara a tatuare. Cioè, questa è proprio una dimensione, ma anche poi fisica, in carne ed ossa, di cui ci dimentichiamo troppo spesso, che non è che dobbiamo diventare per forza i più bravi, i più famosi, sempre qua per usare romanesco, i più fighi del bigonzo. Uno può fare anche le cose per il gusto di farla, per uno scambio, per trovare anime affini. E bella, quindi, ma poi anche fanculo internet, nel senso, su sta roba io sarò sempre più a favore dello scambio in carne ed ossa, cioè che è il motivo per cui io adoro quando mi invitano tipo ai festival o ai talk in carne ed ossa, dico sempre di sì, ci vado sempre, sto in fissa, parlo con tutti, perché per me, cioè, ci dimentichiamo, insomma, un po' troppo spesso che esiste anche una dimensione reale, in carne ed ossa, che è meno giudicante, meno ostile e sicuramente meno censoria di internet. E ci stimola anche su più fronti, perché le cose migliori che mi sono successe quando appunto mi sono messo in gioco poi nella vita reale. Però, d'altro canto, non Certo. bisogna, a questo punto dopo dire ok, internet fa schifo, e tu non lo fai ovviamente perché sei in prima linea.
Mi ci pago le famose bollette di qui sopra, quindi poi non No, potrei. però certamente, però poi, come dire, un'inclinazione di molte persone, anche artistiche, anche intelligenti e capaci, è quello che no, internet fa schifo, io me ne sto lontano. Invece no, non bisogna, secondo me, avere questo approccio, perché internet è grossa parte del mondo di oggi, quindi tu stai escludendo grossa parte del mondo di oggi. Se tu sei un creativo, sei, ehm, sei un artista o comunque vuoi affrontare ciò che il mondo di oggi dice e fa, devi comunque approcciarti a internet, anche sabotandolo, anche in maniera personale, creandoti il tuo orticello, creandoti il tuo campo di mine, se vuoi anche esplosivo, no? Però non puoi eluderlo, altrimenti perdi grossa parte di quello che il mondo di oggi dice e fa, che non è per forza un crimine, è però a lungo... È lo zeitgeist, Sì, cioè sì, lo sì, spirito sì, del esatto, tempo comunque. esatto. E quindi, Per cui, sì, scusa, dici. no, tranquilla, tranquilla. Quindi è lo spirito del tempo e se tu vuoi farne a meno devi prima subodorarlo, come dicevi tu. Io schifo Berlusconi perché comunque il Grande Fratello VIP me lo guardo, perché non è la Rai l'ho guardato e quindi comunque prendo le distanze da qualcosa che conosco. Guarda, su questo però faccio anche una piccola digressione che è, cioè, io ammetto anche che in alcuni casi questa possa essere una scelta radicale e politica, perché Ok? io ho amici che non hanno lo smartphone, che stanno col 3310, vivono in campagna in una comune e hanno fatto una scelta radicale, insomma, che poi chiamiamola luddista, chiamiamola come ci pare, però è una scelta radicale che viene fatta. E io lì a quel punto alzo le mani perché è una cosa che richiede anche molto coraggio, eh. Però un conto è la scelta radicale, un conto la Mhm, spocchia, perché poi brava. spesso è anche questo, un po' la spocchia, non mi voglio sporcare le mani, ma che me frega, TikTok è una merda, fanno i balletti, no? Devi vedere TikTok. Se hai la velleità di capire il contemporaneo, anche per criticarlo, TikTok te lo devi sucare. Se invece vuoi fare Ted Kaczynski nella capanna, bella, questo è un altro discorso e bella, verrò a scroccarti dei weekend in campagna come faccio con tutti i miei amici che hanno fatto questa scelta di vita, che sono più di quanto si direbbe. Esattamente, no, è proprio così. A volte spocchia, a volte è una scelta radicale, altre volte è anche paura. C'è paura di esporsi, paura di contaminarsi. ehm, Noi non abbiamo paura, per fortuna, ci mettiamo alla faccia dalle nostre camerette. Anzi, quale paura? Più è buio e sporco, più mi infilerò in quell'intercapedine, ecco. Benissimo. Dunque, Giada, abbiamo parlato tanto. Che famo? Beh, direi che insomma abbiamo detto tutto quello che ci dovevamo Sì, dire. sì, Forse, no, in realtà io potrei andare avanti a oltranza, perché poi su anch'io. questo, però anche per rispetto di chi Vi ci, vogliamo ci sta bene. ascoltando, a cui vogliamo bene e che spero, insomma, come dicevamo, che abbiano anche una dimensione nella vita reale che li porti S- lontano da YouTube in questo momento. Alcuni stanno ascoltando mentre stanno facendo tutt'altro ed è giusto che sia così, perché alla fine il Giusto, formato podcast giusto. è anche questo, no? Ma certo, ma io mi ascolto sempre i podcast mentre faccio tutt'altro, cioè mi trucco, sono diventata una spada a truccarmi perché semplicemente volevo che quel momento durasse il più possibile per ascoltare i podcast la mattina, quindi ho imparato a fare il contouring e guarda. Sì, invece mentre guido, no? Poi sto nel parcheggio altri 10 minuti perché, vabbè, finiamo sta puntata, dai. Arrivata in ritardo al lavoro, sì, sì, sì. Treni quasi persi, però ho imparato a fare il contouring, ho comprato i pennelli, insomma, tutta una serie di Quindi noi cose. vi auguriamo, Buona vita! esatto, dove siete adesso nel parcheggio davanti allo specchio mentre cucinate, quello che è. Continuate. Noi vi salutiamo. Grazie mille Giada per essere stata qui. È stato un piacere immenso. Grazie Antonio per aver osservato e analizzato il mio lavoro con un'attenzione che tendenzialmente non ho neanch'io, quindi ti ringrazio. Ci proviamo. Grazie Giada. Ciao ciao. Voilà.